Amici di Moto.it, ciao a tutti dallo stand Fantic Motor, sempre più affollato di novità, e siamo qua in compagnia dell'ingegnere Filippo Romano. Buongiorno Filippo. Buongiorno a tutti. Tu sei già protagonista dei video su YouTube perché abbiamo provato con te le Caballero tante novità, però oggi si parte dalle moto più amate dai sedicenni. Ovviamente sono le 125, due tempi che vanno sempre fortissimo e mi sa che le 125 Fantic vanno un po' più forte delle altre a giudicare dai risultati. Me ne parli tu Filippo? Certo, allora qui vediamo la moto che ha vinto il campionato del mondo enduro nella categoria Youth con il pilota Albin Norbin e quindi possiamo vederla accessoriata con tutte le parti speciali sviluppate ad hoc per vincere appunto le competizioni. Ci siamo riusciti, è un grandissimo risultato, siamo veramente molto contenti. Scusa un attimo, siete rientrati quando nel mondiale enduro e già vincete il mondiale? Racconta un attimo la storia perché è una storia molto recente, no, di ritorno. Certo, l'anno scorso abbiamo partecipato per la prima volta con la nuova moto X625 e siamo arrivati secondi con Jed Etchels, perdendo purtroppo il mondiale nelle ultime speciali, che eravamo in testa fino quasi alla fine. Quest'anno, sempre con lo stesso team DARPA Racing, Bravissimo, aggiungo bravissimo, il team DARPA è veramente un'eccellenza, no, dello sport italiano. è riuscito a scovare un altro talento, Albin Norbin, che ha figurato alla grande e ha portato a casa il titolo quest'anno. Quindi bravi sia al pilota che al team. Bello anche il nome Albin Norbin, è un nome che ti rimane impresso. Adesso Filippo, vediamo la moto nel dettaglio perché questa ragazzi è una moto ufficiale del team DARPA e cerchiamo di capire come cambia rispetto alla moto standard. Ovviamente due tempi a carburatore, tela in alluminio, ma le differenze più importanti che ci puoi raccontare Filippo quali sono? Beh, possiamo vedere il carter frizione lavorato dal pieno per ottenere una maggiore leggerezza, una marmitta per prestazioni più dedicate alle competizioni enduro, le centraline dedicate con delle mappature speciali appunto per le gare, possiamo vedere i mozzi che sono impreziositi rispetto alla versione standard, i dischi al posteriore possiamo vedere il disco pieno e all'anteriore un disco appunto speciale per le competizioni, le piastre forcella ricavate dal pieno, il tutto per ottenere la maggior leggerezza possibile della moto. Però mi sembra di capire da quello che tu hai detto adesso che la moto nel suo insieme è la moto di serie impreziosita, no? Diciamo così, perfezionata e impreziosita, però è la moto di serie e adesso andiamo a farla vedere ai nostri amici che ci seguono da casa. Vi mostriamo, se Filippo Romano è d'accordo, una versione ovviamente standard ma con un po' di accessori speciali, però diciamo che la moto è quella che si può comprare nelle concessionarie, la X625 di Fantic Motor. Assolutamente, questa è la moto base appunto con impreziosita da varie power parts che dopo vediamo insieme. La moto base comunque motore 125 a due tempi, telaio in alluminio, l'unico della categoria con telaio in alluminio, sospensioni Kayaba sia per quanto riguarda la forcella che l'ammortizzatore, i freni Nissin giapponesi di altissima qualità. E queste diciamo sono le caratteristiche principali della moto standard. Qui possiamo vedere montate le power parts in vendita anche per il cliente, derivate dall'esperienza fatta nelle corse, quindi sono a disposizione delle parti speciali che ogni appassionato può comprare e montare sulla sua moto per averla il più vicino possibile alla Moto Factory. Quindi vediamo i dischi freno realizzati in collaborazione con i nostri partner. Bella anche la marmita, l'espansione nel due tempi piccola, il silenziatore finale piccolissimo, leggero, è proprio racing nel DNA. Poi ricordiamo ovviamente che la base telaistica e meccanica è Yamaha, però c'è il lavoro grandissimo, vediamo tutte le sovrastrutture e lo sviluppo della moto da parte di Fantic Motor che ha fatto crescere tantissimo le prestazioni del motore, perché diciamo anche che razza di ingegnere due tempi lavora in Fantic Motor, per dare un'idea del lavoro che c'è in Fantic, non è semplicemente una moto con le plastiche cambiate, qua c'è tanto di Fantic Motor, no? Assolutamente, per la parte motore ci avvaliamo della collaborazione di Jan Wittven, quindi sicuramente il riferimento mondiale per quanto riguarda i motori due tempi. Ma anche nella ciclistica, partendo da una base ottima, abbiamo cercato di evolverla e sia i risultati del mercato che quelli delle competizioni insomma, ci stanno dando soddisfazione e ci stanno facendo capire che abbiamo fatto un buon lavoro.
E dopo l'enduro avete esagerato anche nel motocross, siete diventati campioni, andiamo a vederle con Luca che ci segue, grazie Luca, siete diventati campioni europei nella 250 a due tempi con la vostra Fantic, ma avete colto risultati incredibili anche nel motocross. Adesso questo video è dedicato alle 125 di Fantic Motor, quindi vi mostriamo la 125 dell'Europeo. Parlacene tu, Filippo. Questa è la 125 dell'Europeo, pilota A con Osterhagen. La stagione era partita veramente alla grande, aveva vinto le prime 4 manche, era in testa al mondiale all'Europeo con la tabella rossa. Purtroppo non ha potuto terminare la stagione a causa di un bruttissimo infortunio, frattura di tibia perone scomposta. Un peccato, però prima dell'infortunio è riuscito a vincere il cosiddetto mondialito, quella prova fatta in Grecia, e quindi possiamo dire che è il campione del mondo della 125. Insomma, più di così Fantic non poteva fare nel mondiale, nell'Europeo, con l'enduro e col motocross. Poi ricordiamo però agli amici, e chiudiamo qui il video delle 125 Fantic, che la gamma Fantic si compone anche delle Caballero. E di quali modelli 125 ci sono? 2-4 tempi da parte vostra, il costruttore ricordiamo con base a Treviso. Allora, abbiamo il Caballero 125 che quest'anno si arricchisce anche della nuova versione Rally con escursione delle sospensioni a 200 mm, quindi un po' più fuoristradistico rispetto alla versione Scramble, che quest'anno si arricchisce della nuova colorazione serbatoio nero. Poi abbiamo sempre le nostre moto best seller, molto richieste dai ragazzini, dai sedicenni, che sono gli enduro e soprattutto i motard. La novità di quest'anno è che la versione 125 Competition... Dov'è Filippo? Andiamo a vederla Luca. Questa è importante, la best seller bisogna assolutamente farla vedere perché sono le moto racing fanno sognare, proprio i papà spesso preferiscono per andare su strada mandare i propri figli, queste sono veramente belle. XF 125, la novità di quest'anno della versione Competition, si arricchisce del nuovo fanale a LED. Nella versione performance resta il fanale tradizionale a incandescenza, però abbiamo voluto impreziosire maggiormente con questo contenuto tecnologico. Facciamo vedere anche l'altro lato a Luca con lo scarico molto aggressivo nero con il fondello in acciaio inox, no? Mi sembra. Cosa dici Filippo? Certo, questo modello ha motore 125 4 tempi di derivazione Yamaha assemblato in Minarelli. Direi che a questo punto è tutto. Italiano. Motore italiano, certo Minarelli fa parte di Fantic Motor, fa parte della famiglia Fantic. Adesso è tutto, però vi invito a venire a vedere Fantic Motor perché adesso abbiamo parlato dei 125, però ci sono anche i 50 a due tempi amatissimi da chi ha 14 anni, finalmente dopo la bicicletta o a fianco alla bicicletta sogna anche la moto. Grazie Filippo Roman e ci vediamo qua sempre in ECMA con gli altri video dedicati a Fantic Motor perché ci sono ancora tante novità da vedere insieme. Grazie a tutti, vi aspettiamo allo stand e guardate il video. Non mancate, eh?